Buona giornata a tutti. Questa è la seconda, chiamiamo, puntata di pensioni. Infatti vi volevo parlare, così come nella puntata precedente vi avevo parlato delle opportunità pensionistiche per le donne, vorrei seguire con le pensioni degli uomini. Naturalmente, come vi avevo detto nella puntata precedente, vi avevo detto che la pensione non è soltanto quella di vecchiaia o la pensione anticipata, ma il mondo pensionistico si allarga, le opportunità sono diverse. Volevo fare uno scorrimento tramite appunto la slide delle opportunità pensionistiche che possono riguardare gli uomini. Ecco di cosa parleremo questa mattina. Abbiamo delle pensioni che sono norma, fin tanto naturalmente che anche queste non vengono cambiate da una successiva riforma pensionistica, e sono quelle, diciamo, con un requisito più ampio, chiamiamole della norma Fornero, e si tratta della pensione anticipata. È la pensione principale che non ha praticamente nessun requisito di età, ma esclusivamente di contributi. Quindi quando si ricerca questo requisito dobbiamo vedere di avere maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall'età. Quindi prima ho cominciato a lavorare, prima vado in pensione. L'importo di questa pensione è calcolata in un sistema misto o retributivo oppure contributivo a seconda del sistema di calcolo attribuito, quindi senza penalizzazione di sorta, ma calcolata al momento del raggiungimento della pensione. A questi requisiti particolari deve essere aggiunta una finestra di 3 mesi. Che cos'è una finestra? È il tempo d'attesa dopo aver maturato un requisito pensionistico. Vuol dire che questa finestra potrebbe anche non essere lavorata, ma soltanto in attesa del pagamento e della decorrenza della pensione. Naturalmente cosa facciamo? Sempre in consulenza per i lavoratori dipendenti noi chiediamo di continuare l'attività lavorativa per dare una continuità tra stipendio e liquidazione della pensione. Chi invece è ad esempio, non ha un lavoro dipendente, quindi sta facendo versamenti volontari, ecco che qui è importante e ci vuole un'attenzione particolare, perché in questi 3 mesi i versamenti volontari potrebbero non essere versati, quindi diciamo che abbiamo un risparmio di un trimestre. Però la decorrenza di questa pensione è sempre la maturazione dei contributi, 42 anni, 10 mesi più 3 mesi di finestra. Poi abbiamo la pensione di vecchiaia, questa è quella istituzionale, diciamo che quando siamo in un sistema misto. Cosa vuol dire sistema misto? Vuol dire avere contribuzione ante gennaio del 96, avere lavorato prima di questa data, non solo aver lavorato, ma avere anche dei contributi figurativi accreditati o contributi di riscatto, sempre prima di gennaio del 96. Con questa situazione siamo in un sistema misto, e in un sistema misto ci si va a 67 anni con 20 anni di contributi. Anche questa pensione viene liquidata con le norme proprie di quella contribuzione a quel momento, quindi o misto retributivo o contributivo. Quindi non ci sono penalizzazioni di sorta, ma è l'importo della pensione così calcolata a quella data. Non ci sono neanche finestre, è il compimento dell'età che la fa da padrone. Fino ad ora c'è stata una speranza di vita, vuol dire che il requisito della pensione è 66 anni di contributi, però ci si aggiunge a seconda del momento, a seconda dell'anno, la speranza di vita. Ad oggi siamo arrivati a una speranza di vita di un anno, quindi ecco perché diciamo 67 anni e 20 anni di contributi. Questa tipologia di pensione, essendo in un sistema misto, dà luogo anche eventualmente a un'integrazione al trattamento minimo. Che cos'è l'integrazione al trattamento minimo? È il differenziale tra l'importo a calcolo della pensione e l'importo del trattamento minimo, se l'importo a calcolo è più basso di questo importo. Ma per avere questa, diciamo, maggiorazione, integrazione al trattamento minimo, occorre avere un limite di reddito nella famiglia, quindi titolare di pensione più coniuge. Ecco, questa è praticamente la composizione familiare riguardante il reddito dell'integrazione al trattamento minimo.
Adesso entriamo invece, vi ho fatto queste due particolari pensioni che sono diciamo le vie principali, adesso facciamo qualche sentiero, cioè le pensioni a lato che possono essere raggiunte in base o a un requisito inferiore di contributi ma con un'età prestabilita. Abbiamo, e questa è una pensione a termine perché scade il 31/12/2021, la pensione in quota 100. La pensione in quota 100 è determinata da un'età fissa, 62 anni come minimo, diciamo non è fissa, come minimo 62 e 38 anni di contributi entro il 31/12/2021. Questi contributi possono essere maturati con riscatto di laurea, possono essere maturati con accrediti di servizio militare e tutta la contribuzione che può essere accreditata all'interno della contribuzione. Dentro a questo requisito di 38 ce ne vogliono 35 di lavoro effettivo, tutti dai 35 ai 38, perché ci si può andare anche con 40, cioè questo è il minimo sindacale, diciamo, 62 anni di età e 38 di contributi, e dentro i 38 ce ne devono essere 35 di lavoro effettivo. Questo importo di pensione è anticipata nei confronti eventualmente della maturazione dei 42 anni e 10 mesi, come ho specificato prima, che non ha un limite di età, ok? È anticipata in questo caso come il numero di contributi, ma ha un requisito fisso di età. Una volta maturato questo requisito entro il 31/12/2021, la pensione potrebbe essere liquidata anche in un momento successivo. Questo è importante perché molti lo chiedono. Oppure chi matura i requisiti di età al 31/12/2021, visto che poi bisogna aggiungere anche a questo termine di requisiti 3 mesi di finestra, se io maturo il requisito entro il 31 dicembre, la finestra mi porta fuori dalla legge oppure mi lascia dentro la legge? I 3 mesi di finestra possono essere aggiunti tranquillamente, quindi l'ultima decorrenza per avere titolo di pensione maturati i requisiti al 31/12/2021 è 1/4/2022. Però chi ha maturato il 31/12/2021 e magari vuole continuare un'attività lavorativa, allora in questo caso potrebbe continuare a lavorare per 6 mesi e andare in pensione nel 2022. Perché? Perché ha maturato i requisiti entro il 31/12/2021. La pensione non ha penalizzazioni, la pensione è solo liquidata con un minor numero di anni contributivi nel rispetto dei 42,10, quindi chiaramente sarà più bassa, ma il sistema di calcolo è esattamente uguale, quindi non ci sono penalizzazioni del 10, del 15, cambia il sistema contributivo, assolutamente no, è quello di spettanza al momento della liquidazione. Quindi diciamo che è un po' una favola dire che la pensione è penalizzata. È penalizzata nel senso che mancano i contributi che avrei versato da lì ai 67 anni o da lì ai 42,10. Però se ci vado prima percepisco una pensione liquidata correttamente in quel momento. La quota 100 però ha una particolarità importante. Dalla liquidazione della pensione occorre non avere alcuna attività lavorativa con reddito. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a lavorare anche un solo giorno nell'anno o dalla liquidazione della pensione o negli anni successivi fino al compimento dell'età, se vado a lavorare anche per un solo giorno e percepisco 45 euro di una giornata, la pensione è sospesa per l'anno intero, ok? Quindi è importantissimo sapere che bisogna appendere la scarpa al chiodo, perché tutto sommato questa è una pensione per dare la possibilità ai giovani di sostituire quella persona che va in pensione. Questo è l'obiettivo. I redditi che sono compatibili sono quelli del contratto ex articolo 2222, che sono quelli di un'attività di libera professione, chiamavano così, ma esclusivamente gestita da questa norma di legge con quel contratto, con un importo di 5.000 euro annui lordi.
se ci sono tanti contratti di piccola durata, di piccolo importo, la sommatoria di tutti i contratti dell'anno deve non essere superiore a 5.000 euro lordi. Tutte le altre attività lavorative sono incompatibili e danno luogo alla sospensione della pensione per un anno. Ok? Quindi è importantissimo questo saperlo, perché in effetti è una condizione per fare domanda di pensione, perché all'atto del pensionamento viene richiesto questo requisito di cessazione di attività e anche, diciamo, quello che si deve fare da quel momento, il titolare vuole fare da quel momento lì in avanti. Quindi quota 100 per ora è a scadenza. Poi abbiamo parlato del pensione anticipata, pensione di vecchiaia, quota 100, parliamo di computo in gestione separata. Il computo in gestione separata o pensione contributiva, perché praticamente i requisiti sono identici, tutte le persone che sono in un sistema misto, quindi abbiamo detto almeno un contributo prima del 96 e 15 anni nella vita assicurativa e 5 dopo il 96, perché questi sono i requisiti per poter avere questa tipologia di pensione, se hanno anche a lato contributi in gestione separata, in questo caso si possono fare dei conteggi, si debbono fare dei conteggi, perché si può andare in pensione a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi, quindi per il diritto lasciamo stare il servizio militare, l'accredito della maternità ad esempio. I 20 anni devono essere di effettiva attività lavorativa o di riscatto di lavoro o di riscatto di laurea. Questi sono i 20 anni complessivi. Dicevo, 64 anni di età, 20 anni di contributi, ma anche necessario un importo soglia. L'importo soglia è il limite minimo di importo di pensione che diventa diritto anche per la pensione stessa. Mi spiego meglio: se dal calcolo, e questo calcolo è fatto contributivo, anche se sono in un sistema misto, se ho la gestione separata che è una contribuzione nata dopo il 96, quindi ha esclusivamente come sistema di calcolo il contributivo, attira verso di sé tutta l'altra contribuzione e fa diventare quella pensione sistema contributivo. Per cui devono fare dei conti per verificare il maturato del sistema contributivo di tutti i contributi versati, mantenendo sempre questo requisito dei 20 anni, vedere quanto è l'importo calcolato di pensione. Se l'importo calcolato di pensione è superiore all'importo soglia di quell'anno, perché l'importo soglia varia anno per anno, in questo momento è circa 1.290 euro mensile. Quindi se io ho maturato 1.280 euro, facciamo un esempio, non potrò andare in pensione fin tanto che la mia posizione non abbia dato luogo a una pensione pari o superiore a 1.290. Dal mese successivo potrò avere la pensione. Se la mia pensione in questo momento è di 1.200, magari a 1.290 ci arrivo l'anno successivo. Quindi bisognerà sempre fare dei conti e tenere monitorato per maturare questo importo di pensione. Quello che ho detto di ho una situazione di misto e contribuzione in gestione separata, spesso sono gli amministratori che hanno questa condizione particolare di accesso, posso andare col computo in gestione separata. Oppure, visto che ormai dal 96 ad oggi sono passati 20 anni e ben più di 20 anni, che cosa può succedere? Anche persone che hanno versato esclusivamente nel sistema contributivo, cioè lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata anche, ma che hanno versato esclusivamente in quella gestione, sono nel sistema contributivo, possono andare anch'essi con questo sistema di calcolo e di decorrenza e di diritto. 20 anni di contributi e in più 64 anni di età come minimo ad oggi, perché i 64 sono oggetto a speranza di vita. Quindi nel momento in cui il governo deciderà che l'anno di speranza di vita deve essere più ampio, questi 64 possono diventare 64 e 2 mesi, 64 e 3 mesi. Diciamo che in un momento come questo credo che la speranza di vita non possa aumentare, sarebbe un po' contro norma, diciamo, però
è possibile a norma di legge. Per cui anche quelli che hanno versato solo nel sistema contributivo e magari solo anche da lavoro dipendente avranno questa norma di gestione, di contribuzione e anche possibilità di importo e di pensione contributiva. Essendo in un regime contributivo non è mai penalizzata questa pensione perché le danno quello che gli spetta un pochino prima dei 67 anni. Quindi questo è praticamente l'obiettivo, diciamo, di maturazione di questo requisito. In queste norme naturalmente ci sta anche un'altra pensione che qui non è detta, che è quella praticamente sono in un sistema esclusivamente contributivo, ho contributi solamente dal 96 in poi, quindi dove posso andare a 67 anni per la pensione di vecchiaia, ma anche qui nel sistema contributivo mi occorrerà un requisito di importo soglia che sarà più basso. Oppure, indipendentemente dall'importo di pensione che maturerò, ci potrò andare a 71 anni. Quindi vedete che dentro a un contenuto di pensione di vecchiaia, i 67-20 anni di un sistema misto, troviamo nel sistema contributivo delle altre opportunità pensionistiche perché l'importo soglia nel sistema contributivo la fa da padrone. Andiamo adesso invece in altre due tipologie che una è una pensione, la pensione ai precoci. La pensione ai precoci è data praticamente, è sempre una pensione anticipata come quella dei 42 anni e 10 mesi, solo che è anticipata come requisito, infatti si riduce a 41 anni di contributi, anziché 42,10 se ci sono due condizioni particolari, una all'inizio o almeno un anno di contributi ante 19° anno di età, ok? Ed una alla fine, cioè se non una condizione particolare di aver maturato gli anni contributivi, di aver lavorato quindi quando ero molto giovane e di avere da ultimo eventualmente, facciamo una scaletta, di avere delle attività usuranti, fatte delle attività faticose e ci sono delle condizioni particolari, codici di attività particolari e delle prassi da seguire ed in più potrebbe anche essere che sto accudendo una mamma, una nonna in condizioni di assistenza articolo 3,3, cioè invalida al 100%, e in più convivente da almeno 6 mesi. Oppure naturalmente potrebbe essere la moglie, il marito, parenti entro il secondo grado praticamente. Oppure essere stato licenziato o aver dato le dimissioni per giusta causa e in questo caso aver esaurito tutta la disoccupazione di cui avevo diritto. Dopo 3 mesi ho titolo alla condizione di precoce. Per avere però questa tipologia di pensione bisogna farla in due parti. Una è un'istanza, cioè bisogna chiedere all'INPS la condizione e la concessione di poter fare domanda di pensione. Ci sono dei termini, quindi ci sono dei termini trimestrali, quadrimestrali a seconda del periodo, si fa domanda di istanza di precocità, chiedo il permesso di andare in pensione, ma qui ancora non mi devo licenziare perché condizione per tutte le pensioni è aver cessato l'attività lavorativa. In questo caso, quando faccio l'istanza non mi licenzio, aspetto che l'istanza venga accolta, all'accoglimento di quella istanza posso cessare l'attività lavorativa e da quel momento posso ottenere la pensione. Anche con questa tipologia di pensione però ci sono delle condizioni lavorative. Non bisogna svolgere attività lavorativa fino al compimento teorico, diciamo, dei 42 anni e 10 mesi, pena la cancellazione della pensione dall'origine. Quindi qui bisogna stare molto attenti. Dopo il raggiungimento teorico dei 42 anni e 10 mesi si può riprendere l'attività lavorativa. Quindi precoci vuol dire fare domanda in 2 step. Uno, chiedo con istanza il permesso
e l'utilizzo di quelle condizioni di cui devo portare naturalmente la prova, l'INPS mi dice sì, puoi andare in pensione da quel momento, quindi faccio domanda di pensione e vado avanti. Questo se sono in attività lavorativa. Se non sono in attività lavorativa, consiglio, mentre si fa l'istanza, si fa anche la domanda di pensione per evitare di perdere dei mesi. Queste sono, diciamo, delle accortezze per non perdere mensilità e nello stesso tempo per essere precisi, attenti, perché non licenziarsi prima di avere l'accoglimento. E questa è un'altra. Poi abbiamo l'APE sociale. L'APE sociale praticamente non è una pensione, l'ho messa insieme alle pensioni perché sono delle opportunità di avere una simil pensione in attesa di maturare un requisito pensionistico effettivo. L'APE social quindi diventa come un ammortizzatore sociale. Anche questo va fatto in 2 step, una richiesta di concessione, una delibera, dopodiché effettivamente si può fare la domanda di pensione, oppure facciamo la pensione insieme alla richiesta di accettazione dell'APE social. Anche qui ci sono delle variazioni, diciamo, delle concessioni a seconda di quelle che sono le condizioni contributive e anche da ultimo percepite. Ad esempio per l'APE sociale ci vogliono 63 anni di età, con 30 o 36 anni a seconda della condizione di accettazione. Ad esempio per i lavori usuranti o per i lavori faticosi ci vogliono 36 anni. Per i licenziati ed esaurita la NASPI assomiglia un po' ai precoci come requisito. In questo caso ci vogliono 30 anni di contributi, come 30 anni anche per chi assiste a disabili di parenti entro il 2° grado conviventi da almeno 6 mesi. Questo è a tempo perché questa APE social è rinnovabile anno per anno a seconda della norma finanziaria. Nel 2021 quindi è possibile fare domanda. E cos'è questa APE social? Come funziona? Funziona in questa maniera, è l'importo della pensione liquidabile in quel momento. Quindi siamo in un sistema retributivo e retributivo, siamo in un sistema misto e misto. Quello che è importante quindi è l'importo della pensione. Se l'importo della pensione fosse, scusate, del calcolo dei contributi fosse di 3.000 euro, il massimo accettabile per l'APE sociale è di 1.500 euro. E fin tanto che dura questa assistenza o questo benefit, arriva fino all'età pensionabile o alla maturazione di un requisito pensionistico vero. Quindi questo è un accompagnamento a una decorrenza effettiva di pensione. Massimo 1.500 euro, se la pensione è inferiore, calcolato con le norme comuni, è inferiore a questo importo, viene dato l'importo spettante in base al calcolo della pensione. Ok? Poi questa pensione, ad esempio, durante il godimento dell'APE sociale si possono fare i versamenti volontari, perché i versamenti volontari sono quei versamenti che possono accompagnare ad un requisito contributivo. Se io ad esempio fossi un uomo con 41 anni e 10 mesi, ok, ho 63 anni, posso avere l'APE social perché sono nelle condizioni prima che ho detto, però posso fare i versamenti volontari per arrivare prima ai 42,10, quindi trasformare, diciamo, questo accompagnamento di pensione alla maturazione del requisito della pensione anticipata. Quindi vado in pensione effettiva l'anno successivo. Questo è praticamente la dimostrazione che l'APE social finisce. Ok? Diciamo che ho fatto una carrellata molto veloce, gli approfondimenti li faremo eventualmente nelle puntate successive. Per il momento vi saluto e alla prossima puntata.